Ciao a tutti Cubers, oggi unboxing. Yuxin mi ha mandato un po' di cubi da recensire per voi. Iniziamo con Little Magic 3x3 Maglev versione 3, che si presenta in questa bella scatola. All'interno della scatola possiamo trovare i libretti di istruzioni, troviamo un piccolo stand targato Yuxin, un panno per pulire il cubo e chiaramente troviamo il cubo, più questo piccolo strumentino che si utilizza per regolare le tensioni del cubo. Adesso andiamo a vederlo. Eccolo qui, un classico 3x3 magnetico con meccanismo Maglev che dopo andremo a vedere nel dettaglio. Proviamo subito a vedere come gira. È un cubo veramente molto fluido e veloce, e pure un buon taglio degli angoli come vedete. Andiamo a vedere anche il taglio inverso molto buono. All'interno dei pezzi come vedete ci sono tutti i magneti, colori molto belli. Mi hanno mandato la versione lucida del cubo, come vedete sul centro bianco c'è stampato il loro logo. Andando a togliere il cap del pezzo centrale possiamo vedere come funziona il meccanismo di regolazione. Come vedete quella piccola freccettina sta a indicare quanto è stretto il cubo in questo momento, e noi tramite questo piccolo cacciavite che è incluso nella scatola possiamo andare a regolarlo. Quindi inserendo il cacciavite in questo modo possiamo regolare il nostro cubo. Per esperimento l'ho stretto al massimo e adesso lo riprovo. Andandolo a stringere al massimo avrete un cubo sicuramente molto stabile ma decisamente meno flessibile, quindi vi consiglio di utilizzare delle misure più basse. Questo è come è fatto il meccanismo Maglev dall'interno. Come vedete il core è minimal, al posto che esserci la solita vite con la molla ci sono due magneti che spingono in direzione opposta. Magari vi lascio qua a fianco un piccolo video esplicativo dove si vede chiaramente il meccanismo come funziona. Per chi di voi è interessato faccio anche vedere come è fatto uno spigolo con i due magneti da entrambi i lati. Questo invece è l'angolo. Anche sull'angolo abbiamo queste rifiniture particolari. Molto bello, veloce, non costa tanto, in più vi arriva con tutti quanti i vari gadget. Passiamo al prossimo cubo. Andiamo a vedere il 3x3 Maglev versione 2 della Yuxin. In questo caso l'apertura è diversa, c'è una piccola cordina da tirare. All'interno della scatola c'è questa specie di carta plastificata con un numero, istruzioni. Come nel pacco precedente troviamo una piccola scatola, adesso andiamo a vederne il contenuto. Il cubo è uno stand. All'interno della scatola troviamo il solito cacciavite per regolare il cubo, il panno di pulizia e una borsetta brandizzata, ed ecco qua il cubo. In questo caso è arrivato con una rifinitura opaca dei pezzi, molto bella. Anche in questo caso al centro c'è il logo della Yuxin. Andiamo subito a provarlo. Molto bello, bellissimo feeling questo cubo. Andiamo a vedere il taglio fino alla seconda linea va senza problemi. Andiamo a vedere il taglio inverso. Come vedete senza sforzo fa tagli inversi anche di una certa importanza. Devo dire che mi trovo meglio con questo rispetto all'altro, nonostante i magneti non siano molto forti. Avrei preferito un pochino più strong, però quello non è un problema, ci si abitua. Poi, come ho ripetuto spesso nei miei video, io non sono uno speedcuber, non pratico speedcubing. Anche in questo caso il cubo ha 6 configurazioni possibili e va regolato utilizzando questo apposito cacciavite. Il meccanismo interno è sempre di tipo Maglev, quindi non utilizza molle ma utilizza i magneti anche sul core. Rispetto a prima il meccanismo interno qua è leggermente più complesso, infatti oltre a essere Maglev ha anche i magneti sul core, magneti che sono abbinati a quelli sui pezzi singoli. Come vedete questo è lo spigolo, questo è l'angolo, sono muniti di magneti anche loro, e questi magneti si vanno a collegare con i magneti presenti su angoli e spigoli. Devo dire che questo cubo mi piace veramente molto e non vedo l'ora di provarlo come si deve. Poi come al solito questo è soltanto un video unboxing in cui vi mostro i cubi e vi do le mie prime impressioni. Chiaramente se volete avere un video approfondito su ognuno di questi cubi basta che me lo scriviate qua sotto nei commenti. Passiamo al Petal Dodecahedron della Yuxin. Questo è un cubo che ero veramente molto curioso di provare. Il Petal Dodecahedron della Yuxin come funziona? È composto da centri, spigoli e dai petali. La forma è quella che può ricordare un Megaminx, quindi un dodecaedro. Il cubo gira sugli spigoli, quindi può intercambiare i petali. I centri sono fissi e gli spigoli possono solo ruotare di 180 gradi. Quando è posizionato correttamente può anche fare jumbling e quindi cambiare forma. Cubo che ero molto curioso di provare, in quanto ho già provato il Petal icosaedro sempre della Yuxin. Per chi di voi si fosse perso il video ve lo lascio qua sopra. Su questi cubi è facile trovare algoritmi classici del tipo su giù giù. Andiamo a provarlo subito. Su giù giù,
Come vedete abbiamo facilmente interscambiato 3 petali. Chiaramente il jumbling dà quel tocco di difficoltà in più, infatti su questo genere di cubi solitamente il mio approccio iniziale è risolvere il cubo senza l'utilizzo del jumbling. Una volta capito come risolvere il cubo efficacemente senza l'utilizzo del jumbling, lo rimescolo ma utilizzando il jumbling e quindi facendogli cambiare forma eccetera, come in questo caso. Voglio provare a fare una risoluzione veloce senza jumbling. Ho mescolato il cubo solo in questa zona in modo da farvi vedere qual è il mio approccio con cubi nuovi. Innanzitutto girando ci siamo accorti che i centri sono fissi, non possono ruotare, quindi qualsiasi pezzo noi andiamo a muovere il centro non è mai coinvolto e non cambia mai di posizione. Quindi ad esempio sappiamo che per certo in questa faccia ci andrà il viola. Stessa cosa vale per gli spigoli che possono solo ruotare di 180 gradi ma le loro posizioni sono fisse. Quindi procediamo a sistemare tutti gli spigoli. Molto semplice, giri 180 gradi e tutti gli spigoli sono in posizione corretta. Ora tramite quel semplice algoritmo che abbiamo visto prima sappiamo come interscambiare 3 petali. Quindi la strategia potrebbe essere risolvere i petali più in basso fino ad arrivare all'ultimo strato. Inizialmente magari i primi petali li risolvete a intuito in modo da andare un pochino più velocemente, finché non vi troverete in una situazione in cui mancano pochi petali e andrà per forza utilizzato l'algoritmo. Ora che ho risolto tutto il cubo tranne l'ultimo strato, siamo gli spigoli per vedere che petali sono scombinati e cerco di risolvere questo insieme di pezzi qua, finché non mi troverò con 2 pezzi non risolti e qui potrò iniziare ad applicare il mio algoritmo. Qui abbiamo risolto il primo, risolto il secondo, risolto il terzo e ci rimane una situazione facile da risolvere con l'algoritmo che abbiamo visto prima. Abbiamo solo 3 pezzi da interscambiare, quindi su, su, giù, giù e il cubo è risolto. Chiaramente questa volta l'ho mescolato poco per fare una piccola prova, però così ho potuto darvi un'idea di base su come approcciare i nuovi cubi. Il giro è buono, chiaramente non è un cubo da speed cubing ma fa il suo, design veramente molto interessante e non vedo l'ora di provarlo come si deve. Cubo approvato, ma adesso passiamo al pezzo finale di questo unboxing. Ultimo cubo di questo video, il 13x13 della Yuxin, che si trova in questa bella scatola. Andiamo ad aprirla ed eccolo qui. A primo impatto ragazzi è un cubo pazzesco, è enorme. Mi piace molto il design che gli hanno dato con gli spigoli leggermente arrotondati, secondo me è molto carina come idea. Come vedete i pezzi esterni sono molto più lunghi dei pezzi interni che sono molto piccoli. Il cubo devo dire che per essere così grande è anche abbastanza leggero, ha comunque una sua robustezza, cioè lo senti che è solido. E andiamo a provare il giro. Ragazzi il giro è impeccabile. Questo è un cubo che ho richiesto espressamente perché come sapete recentemente avevo provato il Petamix della Yuxin, altro cubo grande, e volevo vedere se la Yuxin se la cavasse bene sui grandi cubi anche nelle versioni classiche, e devo dire che sì, è una marca che si presta veramente molto bene a questo genere di cubi, gira benissimo. Al momento non lo voglio mescolare chiaramente perché prima di mescolarlo voglio registrarci dei video. Andiamo a provare a fare un pattern a scacchiera classico. Ed ecco qua, veramente molto bello, mi piace un sacco come gira. È il cubo più grande della mia collezione in questo momento e sono veramente molto curioso di provarlo. Il giro è fantastico. Cubo abbastanza leggero però non instabile, anzi ha una bella tenuta e non vedo l'ora di farci molti video a riguardo. Fatemi sapere se vi può piacere un format in cui risolvo cubi giganti. Ringrazio ancora una volta Yuxin per avermi spedito questo pacco. Come sempre i link utili ve li lascio qua sotto in descrizione. Vi ricordo di iscrivervi, lasciare un mi piace e lasciare un commento per farmi sapere voi cosa ne pensate di questi cubi. Detto questo ci vediamo al prossimo video.